Mi viene da ridere perché ho la camicia, non mi vedrete penso mai più con una camicia, l'ho messa oggi e al mio matrimonio, credo basta in 40 anni e passa, e l'ho messa perché ho il problema del tutore, non riesco a mettere le magliette, quindi fare i video a petto nudo mi sembrava una cosa. E allora questo è il motivo. Sto rispolverando le clip che ho girato in precedenza da montare perché in questo periodo non posso produrre più di tanto. Se vi ricordate, vi era piaciuto abbastanza il video per il tutorial della sostituzione della lavastoviglie, ma come ben sappiamo le sfighe non è che vengono da sole, vengono sempre una dietro l'altra. Quindi mi era partita poi anche la lavatrice, è stata cambiata, è già un po' che l'ho cambiata, però avevo registrato delle clip. Poco tempo fa avevo fatto una richiesta su Facebook e vi avevo detto: ma secondo voi se faccio anche il tutorial della lavatrice, cioè può avere un senso o è una cosa talmente basilare che non ne vale la pena? E già nelle risposte mi hanno raccontato degli aneddoti che mi hanno fatto capire quanto fosse importante probabilmente per qualcuno anche avere le nozioni proprio base di come si scollega e come si ricollega una lavatrice. Quindi io la lavatrice l'ho dovuta cambiare lo stesso, le clip le ho girate, il video l'ho montato e guardiamocelo insieme, si sa mai che magari vi torna utile. Iniziamo ovviamente prima con la rimozione di quella vecchia e poi con l'installazione di quella nuova. Dunque, la prima cosa da fare è liberare la parte superiore della lavatrice, che vuol dire due cose. Vuol dire, prima di tutto, liberarla da eventuali contenitori, detersivi, quello che sia, ma potrebbe anche voler dire, come nel mio caso, liberarla da un'eventuale asciugatrice posta sopra. Oggi come oggi molti hanno l'asciugatrice, non è una cosa rara trovarla appoggiata direttamente sopra la lavatrice. In quel caso è quasi obbligatorio che il lavoro venga svolto in due persone, perché chiaramente tirare giù un'asciugatrice non è cosa da tutti. Io l'ho tirata giù da solo. Una volta liberato tutto il piano della lavatrice, dobbiamo portarla un po' verso di noi per avere accesso alle connessioni posteriori, che saranno solamente la corrente, il carico dell'acqua e lo scarico. Ora vi faccio vedere meglio. Nel mio caso l'accesso alla spina elettrica era già in alto, quindi già accessibile, ma potrebbe anche essere basso, anche se non è, diciamo, il massimo. Che sia alta o che sia bassa, la prima cosa da scollegare è l'alimentazione elettrica. Arrivati a questo punto troveremo due tipologie di tubo. Uno attaccato ad un rubinetto normalmente più alto, che è un tubo più piccolo, un po' più rigido, questo è il carico dell'acqua, e un tubo flessibile di plastica attaccato allo scarico, che è il tubo di scarico. Le due cose da fare subito sono chiudere il carico dell'acqua e soprattutto procurarsi una bacinella. Perché dico procurarsi una bacinella? Perché nel momento in cui andremo a disconnettere il carico dell'acqua e lo scarico potrebbe esserci una fuoriuscita di liquidi, quindi per evitare di bagnare tutto per terra ci procuriamo prima una bacinella, la mettiamo sotto e vi faccio vedere che non ci saranno tanti liquidi, ma un po' sì. Quindi mettiamo la nostra bacinella in basso, scolleghiamo prima uno, l'altro non cambia niente. Mi raccomando, il tubo di carico bisogna chiudere il rubinetto. Se per caso avete un attacco diretto, qualcosa di non conforme, diciamo, senza la chiusura, dovete chiudere l'impianto a monte, altrimenti appena scollegate vi esce l'acqua. Questo raccordo di solito è molto duro, quindi se non riuscite a mano vi aiutate con una pinza. Questa è un'ottima pinza automatica della Knipex, vi lascio anche di questa il link in descrizione se può servire. Una volta allentato si riesce poi a svitare a mano. Ecco qua, un po' di acqua residua nel tubo, vedete qualche goccia, ma è sempre meglio dargli una scrollatina. Il tubo dello scarico invece potrebbe essere montato in vari modi, potrebbe essere solo infilato, potrebbe avere una fascetta metallica da stringere, una fascetta metallica con la vite, vari modi, o potrebbe essere semplicemente così, quindi assolutamente senza nulla. Anche qui abbiamo una perdita d'acqua. Ok, dopo aver fatto sgocciolare per bene i tubi, conviene tirarli su e procedere con la rimozione della lavatrice da sostituire. Qui sotto in una zona dove per forza di cose non si riesce mai ad arrivare, quindi una bella pulizia e ora possiamo andare a prendere la lavatrice nuova.
Lavatrice nuova che in questo caso io ho acquistato da una grossa catena di vendita di elettrodomestici con la consegna a casa gratuita perché c'era un'offerta. Me l'hanno portata qui al piano terra, fin qua davanti alla porta, diciamo, fuori. Dentro me la sono trascinata io. Ovviamente se dovete andare a comprarla in un grosso negozio e ritirarla voi di persona, dovete essere almeno in due e avere un buon baule o un multispazio, un furgoncino. Ora vediamo come sballare la lavatrice nuova e un paio di accortezze per evitare di fare danni. Dunque, senza l'utilizzo di cutter o attrezzi strani, andiamo a rompere, diciamo, il cellophane esterno. Togliamo poi il coperchio superiore, tutte le varie protezioni. Qui addirittura c'è un listello di legno rotto, speriamo non ci siano danni sotto. Perfetto, sembra tutto ok. Troviamo subito un foglio dove viene ben evidenziato il punto importante, ossia togliere le viti di blocco del cestello. Vedete che sono evidenziate da 5 cerchietti, vanno svitate e tirate via. In seguito va poi messo il tappo. Dentro l'oblò trovate normalmente dei sacchettini dove troviamo la manualistica, la chiave da 10 in dotazione che a volte c'è, a volte no, per svitare i blocchi, i tappi che andremo a mettere poi dopo aver tolto le viti dei blocchi, un accessorio da aggiungere nella vaschetta per il massimo del liquido, un supporto per tenere appeso correttamente il tubo di scarico e il tubo di carico acqua. Ok, come vedete in questo caso le istruzioni non sono fedelissime rispetto alla situazione reale. Nel mio caso ho solo 3 blocchi, 1, 2, 3, si possono svitare con una chiave da 10 o con la stessa pinza di prima. Eccoli qua, vedete, sono un vitone con questo blocco ammortizzato bello grosso. Togliete tutti quelli che ci sono, potrebbero essere 3, 5, 2, 1, 9, tutti quelli che trovate vanno rimossi, li riconoscete perché sono molto grossi e sono ben in vista, diciamo. Ora possiamo mettere i tappi al posto dei blocchi. Una cosa interessante per verificare se li avete tolti tutti è che nel mio caso danno 3 tappi, quindi i blocchi erano 3. Se avete tolto 3 blocchi e vi ritrovate 5 tappi, vuol dire che ce ne sono altri 2. Una volta rimossi i blocchi diamo subito una panoramica a tutto quello che troviamo dietro la lavatrice. Troviamo il tubo dello scarico, il cavo di corrente, e in questo caso abbiamo l'attacco per il tubo di carico. Ora prendiamo, la portiamo di là e procediamo con i collegamenti. Dunque, per quel che riguarda il tubo di carico in dotazione, questo è un tubo di portata acqua ad alta pressione. Noterete che ha una parte a 90 gradi e una parte dritta. La parte a 90 gradi va avvitata sulla lavatrice e la parte dritta nel carico a muro. Quindi, come prima cosa, imbocchiamo a mano il dado qui sul punto di carico. Attenzione perché ad esempio qua sulla lavatrice è segnato cold. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi potreste avere una lavatrice con il carico di acqua fredda e calda. In questo caso ho solo l'acqua fredda, ma nel momento in cui andiate a rimuovere una lavatrice con il carico di acqua calda avrete 2 tubi da scollegare e ricollegare. Ok, imbocchiamo il tubo senza stringerlo e lo imbocchiamo anche a parete in questo modo. Ora con l'aiuto della pinza stringiamo il tubo in maniera abbastanza forte ma moderata, senza esagerare perché stiamo avvitando plastica su plastica. Ok, quindi quando sentite che diventa duro mollate. Stessa cosa di qua. Ricontrollate un attimo il tutto. Ok. Ora, effettuato il collegamento del tubo di carico, la prima prova da fare è aprire l'acqua e vedere che non ci siano perdite. Perfetto, qui è asciutto, quindi la parte diciamo in pressione è fatta. Ora il tubo di scarico per lavorare correttamente deve effettuare delle curve non troppo strette, quindi non deve schiacciarsi. In base alla posizione dello scarico a parete o eventualmente se dovete andare in uno scarico in un lavello vicino, dovete fare in modo che abbia una forma con le curve che diciamo abbiano una forma rotonda il più possibile. Dopodiché lo inserite nello scarico a parete. Potete eventualmente anche aiutarvi con una fascetta se c'era prima o aggiungerla voi stessi lì in base a come ve li trovate. E in questo modo lo scarico è collegato. Se è necessario ci si può avvalere di questa curva che aiuta a non far fare delle pieghe
al tubo di scarico. Dopo aver collegato il tubo di carico con l'impressione, aver verificato che non ci siano perdite, dopo aver installato correttamente senza fare curve troppo strette il tubo di scarico, non resta che attaccare la corrente, seguire le istruzioni del produttore e iniziare a usare la vostra lavatrice. Normalmente i pavimenti delle abitazioni sono regolari e in piano. Nel caso fosse un'installazione particolare su dei piani inclinati o che, sotto la lavatrice ci sono dei piedini regolabili che consentono di correggere l'inclinazione per avere un'installazione ottimale. Bene. Allora, se già la lavastoviglie non era chissà cosa, la lavatrice è ovviamente molto più facile da installare. Se uno non l'ha mai fatto, non ha proprio l'idea di cosa bisogna fare, allora può tornare utile. Perché bisogna chiamare un tecnico che magari vi prende, che ne so, 40-50 euro quando ci vanno 3 secondi, una pinza, un attimino di buona volontà? Secondo me può tornare utile. Quindi se il video vi è piaciuto vi chiedo soltanto di spolliciare un bel like, soprattutto ve lo chiedo sempre, iscrivetevi al canale per supportarmi perché è gratuito, non vi costa niente, non vi rompe le scatole nessuno vi viene a suonare a casa, però mi date un grosso supporto. Quello che abbiamo trattato nel video è quello che potrebbe servirvi magari in determinate situazioni per allacciare una o più lavatrici o magari una lavatrice e un'asciugatrice, sono magari degli accessori, dei raccordi. Vi lascio in descrizione anche tutta una serie di raccordi, sifoni, adattatori, roba che può servire. Le stesse cose le metto anche sul mio canale Telegram, i link di Massidattoli, al quale vi invito ad unirvi perché non è un canale invadente, ma almeno trovate tutto quello che viene trattato nei video. Se non avete Telegram potete consultare la mia pagina Amazon, Massidattoli Tech Solution, e insomma tutto quello che trattiamo che può servire lo trovate un po' dappertutto. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, appena riesco a produrre qualcosa. Ciao da Massidattoli!